messaggio di Gesù Re della Rivelazione del 2 novembre del 2005. Il padre è da tempo in ira e solo la madre sa come le anime sarebbero già state abbandonate se non avessero ricevuto per la sua umiltà un poco di tempo. Figlia mia, bisogna stare di più in croce. Ciò vi farà guadagnare una misura di tempo e poi infurierà la ribellione. Sofferenze morali, fisiche, spirituali si mescoleranno a malattie, pianto di fame, affollamento in armi. Non vi saranno che pochi ad avere fede. L'amore lo uccideranno perfino nelle loro stesse case e gli italiani, popolo che ho amato e scelto, tradiranno fino all'osso quella mia predilezione e si uniranno ad un altro campanile. La tua nazione vedrà risorgere un mostro credendo che da questo albero possa ottenere beneficio, ma non può dare che negazione dei diritti più santi. È nato il comunismo dall'opera della bestia e riporta gli antichi mali che vi faranno impazzire per più di un anno intero. Poi i due falsi fratelli verranno e per un tempo e mezzo vi ruberanno la mia eredità. L'uno porta la luna e l'altro la stella del drago. Getteranno i vostri figli nel caos e nell'agonia, perché avrete rifiutato la mia difesa. Siano lodati i cuori di Gesù, Giuseppe e Maria. Carissimi amici, questa sera, ecco, prendiamo spunto meditando le parole di nostro Signore di ben 21 anni fa. Sono parole forti che non possono lasciarci indifferenti. Siamo in un momento di attesa. Abbiamo sentito come America e altro si approssimano verso l'Iran e l'Iran che viene protetto dai popoli alcuni orientali, quindi Russia e Cina. Ecco, lo scenario è abbastanza drammatico. Sono ore che ci fanno restare con il respiro in apnea e dobbiamo veramente tanto pregare. Ma qual è lo spunto necessario a noi che viviamo il comparto nazionale di cui peraltro il Signore fa cenno in questo forte messaggio? Ci dice che il Padre Santo Celeste è molto in ira. La Madonna soltanto conosce quello che accade in casa, un po' come nelle nostre famiglie, quindi è lei ancora una volta, a dispetto di quel che è il pensiero modernista che emerge anche o serpeggia nella nostra Chiesa, che la Madonna sia una specie di parziale personaggio che ha quasi finito la sua azione, ma in realtà Gesù mette ancora una volta in evidenza che se non fosse stato per la Madonna, molte anime avrebbero vissuto in un totale abbandono. Ma per la sua umiltà, ma è la caratteristica della sua partecipazione da sempre e per sempre, la Madonna ci risparmia dei tempi e anche questo tempo che veramente si allunga, si allunga, si allunga, per alcuni può essere motivo di pena, di sofferenza, ma in realtà non è mai la stessa pena di quando ci siamo proprio dentro in questo lavacro di dolore che si sta prestando, perché
Immaginiamo che questo conflitto prenderà tutte le nazioni, anche se non sarà come nei secoli passati, lungo, ma sarà pesante, forse breve. E ci dice il Signore che bisogna stare un po' più in croce. Questo ci farà guadagnare che cosa? Intanto l'atto di riparazione ottiene del tempo. Il tempo è garanzia di conservazione e di erudizione, ma soprattutto anche di crescita interiore, mentale, spirituale. E poi ci dice Gesù, arriverà, infurierà questa ribellione. Sofferenze ci dice quali, morali, fisiche, spirituali, si mescoleranno a malattie. È un modo per metterci in guardia dal fatto che ci sarà un esploit potente, violento di molte cose insieme. Quindi quanti si sentono già oramai stanchi, oppressi, affaticati e da tanta prova e da tante sofferenze, il Signore ci dice, sì, però il pianto di fame non è solo la fame in sé, ma il pianto perché non si avrà questo pane, non si avrà quello a cui siamo abituati tutti i giorni. Procurato da cosa? Dall'affollamento in armi, che vuol dire che non ci sarà un popolo che non guerreggerà, e in particolare quelli che guerreggeranno forte. E poi si rivolge a noi, giustamente, no? Oltre che dire che la fede non si vedrà più da nessuna parte, e l'amore sarà ucciso dappertutto, ma soprattutto, ed è profetico ai nostri tempi, l'amore sarà ucciso nelle famiglie, nelle case, nelle parrocchie. Vuol dire che sarà ferito l'affetto più vicino, non ehm, troppo prossimo, ma si ferirà la persona amata, si feriranno i figli, si feriranno tutte le creature che ci circondano e che fanno parte della nostra esistenza quotidiana. E poi si rivolge a noi dicendo che un popolo che ha tanto amato e scelto, ci dice tradiranno fino all'osso, vuol dire che saremo dei traditori non in erba, ma conclamati in tutto e per tutto. C'è un voltabandiera, gente che non saprà cosa fare, dove andare, si ritroverà in una confusione totale. E nonostante abbiamo ricevuto la predilezione del Signore, dice, si uniranno ad un altro campanile, che vuol dire per un certo tempo, pur di salvare la propria pelle, si volteranno persino in altre religioni. E parla di un altro campanile, quindi c'è una specificità in questione. Ecco, ci dice, la tua nazione, cioè l'Italia in particolare, vedrà risorgere, cioè come un qualcosa che si pensava fosse oramai morto, un mostro, dice, credendo che da questo albero si possa ancora ottenere un qualche bene, una qualche via di uscita, ma non può dare che cosa? Che negazione dei diritti più santi. Carissimi, è da tanto tempo che vi dico che la bandiera comunista vige su Roma, sull'Italia, dappertutto, anche se si dice che viviamo in destra, in democrazia. In realtà stiamo vivendo un tempo di efferata, ehm, falsa repubblica in cui lo scempio è totale. Ovviamente c'è chi fa quel che può, e nella destra, se così la vogliamo chiamare, dovrebbe vigere il buon senso, ma ci rendiamo conto che risorgere dalle macerie non è assolutamente facile. Ciò che il demonio ha preparato con suo lavoro è causa anche di tanta ignoranza e anche del nostro modo cattivo di vita, il nostro essere effimeri, da bene alcune volte, altri vite superficiali buttate lì hanno creato lo sfondo perfetto per riesumare questo comunismo che appariva oramai comatoso.
E ci dice con molta chiarezza il maestro che questo, il comunismo, nasce dall'opera della bestia. E quando ritorna diventa anche più feroce perché riporta gli antichi mali, ma in un senso moderno, riapprezzati con lo sconquasso già fatto in precedenza, per cui questo farà impazzire letteralmente, farà soprattutto impazzire la nostra nazione. Ci parla di un anno intero nero. Quindi, cari amici, ci dobbiamo veramente preparare a questo perché purtroppo spesso e volentieri i messaggi del Signore Lui stesso li dà affinché non, ma purtroppo si realizzano quasi nel 99% dei casi. Allora dobbiamo pregare con cuore largo e generoso, intanto per precostituire il senso della preghiera, questo regno spirituale che oltre a ferire il male, lo tiene lontano. Questa distanza permette a quelli che sono vicini alla vita dello spirito di superare e aiutare gli altri. Questo è un tempo importante perché altrimenti che cosa sarebbe se l'ospedale si tramutasse in un intero pronto soccorso che alla fine, fin anche al medico più forte, sarebbe da soccorrere anche lui. Quindi a quel punto sarebbe lo sfagelo totale. Quindi il Signore ha bisogno di persone responsabili, di persone che prendono a piene mani, adesso più che mai, queste che sono le parole riportate dai cuori di Gesù e Maria, affinché l'essere nostri cristiani di oggi sia un atto reale, un atto di virtù e non virtuale, non solo un atto di pensiero, ma un atto di bonifica sociale, politico, globale. Aggiunge qualche cosa che vorremmo non mai sapere, ma poi ci dice due falsi fratelli verranno. E per un tempo e mezzo si parla di un periodo, non sappiamo se un anno e mezzo l'uno, un anno e mezzo l'altro. Dice, vi ruberanno la mia eredità, quindi fa capire quando parla di eredità, certamente si rivolge all'eredità cristiana in particolare. Quindi si volgeranno a Roma e porteranno dolore, sofferenza. L'uno ci dice porta la luna e l'altro la stella del drago. Inutile non capire che uno è la perfetta incarnazione dell'essere musulmano integrale e l'altro, la stella del drago, è la Cina. Ci getteranno e getteranno i nostri figli nel caos, che vuol dire nella confusione, come se già non ci fosse, ancora più totale. Quindi sarà come una specie di agonia perché? Perché per troppo tempo si è rifiutato l'aiuto di Dio e si è creduta la religione un qualche cosa di antropofilosofico. Si è dato addosso al Papa, d'altronde anche tanti scandali e tante cose che hanno lasciato basiti non solo il cristianesimo, ma anche di altre religioni, ha fatto sì che questo spirito di ribellione nei confronti della Chiesa e anche dell'obbedienza alla Chiesa sia saltato in qualche modo. E a questo punto voi capite che percorso il pastore, le pecore sono disperse. A questo punto le pecore corrono dove pensano che ci sia libertà e, e ci sia una logica di democrazia. In realtà le pecore correranno, ma i pascoli saranno completamente assediati, per cui è lì che il demonio sta aspettando la nostra totale disfatta. È chiaro che se saremo pronti spiritualmente, il demonio non ci coglierà impreparati. Ma d'altronde questa lotta, chiamiamola così, che porta alla guerra, tutta, l'abbiamo ormai tutti sperimentato nelle nostre case. Non c'è famiglia che non abbia una croce pesante, abbiamo croci pesanti, ma Gesù ci dà però
anche un fiore all'occhiello in questo messaggio che è indicativo. Figlia mia, bisogna stare di più in croce, cioè questo persistere nella sofferenza con pazienza permetterà a ciascuno di noi di guadagnare sia la misura nel tempo che anche di salvezza e può anche darsi che molti di noi scamperanno a diversi mali. Mi rivolgo anche a quelli che sono nella sofferenza pratica e sono in tantissime sale di ospedale, reparti, cliniche, ma anche tanti che sono in territori dove non hanno accesso alle cure, per loro diventa ancora più faticoso, più difficile. E molti dicono come facciamo a conciliare la fede col dolore, ma il cristiano nasce nel dolore di Cristo affinché il nostro dolore fosse purificato. Il problema è che i cristiani, come un tempo, si riscoprono ancora una volta deboli, fragili e persino traditori fino all'osso. Questo non è per colpa di Dio, non è a causa di Gesù, ma è a causa di quanti in maniera debosciata si sono troppo a lungo divertiti con quel silenzio di Dio che veniva chiamato inesistenza, cioè il fatto che Dio non parlasse formalmente o non prendesse di petto la nostra storia, come molti dicono, è sembrato che Dio non ci fosse. In realtà è il cosiddetto libero arbitrio di cui ci ha sempre fatto dono il Signore e ha messo nelle mani il potere di cambiare la storia, tant'è che la chiamiamo la nostra storia. Ma quando non abbiamo questa facoltà e non ci dimostriamo lungimiranti, ecco che raccogliamo i calcinacci dei drammi che abbiamo costruito. Questo tempo, vedete anche in cui la natura si sta rivoltando pesantemente contro l'uomo, ma anche a causa di quello che l'uomo ha generato in tanti territori, perché se noi giustamente abbiamo troppo preso come fossero nostri dei pezzetti, dei luoghi che non erano propriamente abitabili perché appartengono alla natura. La colpa non è di Dio, ma della nostra mancata intelligenza, di tutta quella speculazione sociale, politica, morale, quella devastazione che abbiamo creato a fonte di interessi personali. Forse è cosa buona e giusta in queste ore, non dico di perdere tutto, ma di perdere quello che ci ha allontanato a un filo dal salvarci. Quindi Gesù lo ha sempre ripetuto nel Vangelo: a cosa serve salvare un arto se poi ti perderai tutto? Quindi se perdiamo per un tempo degli averi, questo potrebbe essere addirittura un vantaggio per alcuni popoli, per alcuni territori. È facile quando capita agli altri, sicuramente. Quando capita a noi personalmente, ecco che diventa più amara questa esperienza. Io l'ho ripetuto per moltissimi anni, cari amici, quando tutti dicevano che ero stanca, apparivo depressa, apparivo triste, era tutto questo dramma che mi portavo nel cuore per averlo vissuto in prima persona, non in un'attesa, perché noi non aspettiamo queste cose terribili perché siano frutto di concretizzazione del messaggio, saremmo dei folli e ci fa male quando questi messaggi vengono quasi a trovare la piena applicazione. Vorremmo qualcosa di diverso, ma purtroppo quando Dio bussa alle porte e ai cuori, trova spesso dei grandi, grossi no e li trova soprattutto in quelli che sono della sua casa. Questo è il dramma più grosso dei nostri tempi che fa dell'epoca attuale un'epoca sciagurata, sventurata totalmente. Ed è per questo che non c'è da aspettarsi niente di buono. Se cambiassimo in generosità, come molti già stanno facendo, che hanno capito che non serve a niente avere 10 case, grandi conti in banca, avere quello che in realtà resta inutile quando basta una semplice malattia a renderci inoperosi, inermi, ehm,
purtroppo dipendenti dall'aiuto degli altri. Solo in quel momento che comprendiamo quanto caduca è la nostra natura e di cosa poca siamo fatti. Quindi, se ci coglie quel momento di fragilità con un animo buono, in cui abbiamo fatto del bene, stiamo facendo del bene, soprattutto adesso che la Madonna ci dà questa possibilità, in 40 anni quasi. Noi abbiamo avuto tanta difficoltà, ogni progetto era difficile perché c'era sempre un se, un ma, un però. Per la gente fare le statue era inutile perché ce n'erano già troppe. Creare e diffondere una devozione, avevano da appellarsi anche a quello che Dio aveva comandato, ma cosa serve? Ne abbiamo abbastanza. E quando l'olio veniva dato, e ma che olio è? Abbiamo già l'acqua di Lourdes. Quando ricevevamo i messaggi, ma abbiamo già il Vangelo, non abbiamo bisogno di tutte queste cose. Capite che dopo anni, anni, anni in cui Dio ha seccato la voce e i suoi figli più diretti si sono distrutti, dilaniati, perché il martirio era comunque anche in se stessi, nella casa, perché il demonio, nell'approssimarsi della progettualità che Dio ci affidava volta per volta, doveva fiaccarci al fine di non realizzare. E quindi, anche se oggi ci lamentiamo e diciamo che non siamo riusciti a fare grandi cose, e può essere che sia così, quel poco che siamo riusciti a fare in quel tipo di combattimento è già grande cosa, cari amici. E per questo ringrazio tutti quelli che ci hanno sostenuto, ci sostengono. Quando noi diciamo abbiamo da pagare la luce alla cappella, non è la luce della casa di mare, della seconda casa a cui qualcuno può decidere sì o no. È una luce che accendiamo, come mettere nella banca del Signore un qualche cosa per noi stessi. Nel momento della grossa difficoltà, Dio ricorderà quell'atto di amore e di misericordia, perché è stato un suo comando la realizzazione di Celeste Verdura, come quando in tantissimi altri luoghi la Madonna si è presentata e ha chiesto specificatamente un luogo dove pregarla, dove farci qualche lavoro, dove preservare quei messaggi che aveva dato perché sapeva benissimo che sarebbero durati più di un trentennio, più di un quarantennio. Quindi Celeste Verdura, che appartiene nella logica delle apparizioni moderne, sicuramente accompagnerà per altri 50, sicuramente 100 anni quelli che verranno. Ed è ovvio che tutte queste generazioni attendono che questi messaggi, alcuni compiuti, altri da compiersi, sono e restano per tutti, fino ai figli dei nostri figli. Ed è per questo che Celeste Verdura è un'eredità, è un bene di tutti e quando noi paghiamo la luce potremmo anche stare al buio e accendere una sola candela, ma voi capite che a fronte di tanto spreco che si fa nel mondo, non penso che dobbiamo risparmiare sulle cose di Dio, mentre magari tantissima gente cammina con mezzi che potrebbero essere essenzialmente più umili, più semplici, il modo di vestire, il modo di cibarsi, il modo di agghindarsi, ma non possiamo risparmiare sulle cose di Dio. Dunque capiamo che nonostante questa gelista verdura sia un piccolo forellino, buchetto, funghetto che si trova sparso nel cuore del mondo, dobbiamo preservarlo. Ad ogni candela, ogni lavoro, ogni spicciolo sudato messo lì per questo progetto, Dio se lo ricorderà infinitamente per tantissimi altri anni e per le generazioni che coinvolgono le nostre famiglie. Dunque, è quella la prima benedizione che riceviamo, il primo esorcismo è la generosità che poniamo in essere avanti alle cose nostre per le cose di Dio. Il resto viene dopo, come già sappiamo, ci viene detto nei comandamenti. Ama prima e riconosci Dio
fautore delle cose sopra tutte le cose, prima di ogni cosa. Il resto viene dopo, chiaramente, nell'ordine divino e della grazia che lui stesso ha fondato perché lo ricevessimo e fossimo obbedienti. Infatti, amare i figli, la moglie, il marito, la famiglia, la patria e tutti i beni che sono nella terra appartengono alla logica di quell'amore e di quella lode prima al creatore, dopo alle creature. Questo equilibrio appartiene certamente alle persone che ancora sono sane di mente e di spirito, ma quanti non sono in questo equilibrio perché lo hanno perso per vari vantaggi e scelleratezze e scelte sbagliate, chiaramente sono in serio affanno. Per questo Gesù parla di caos. È il caos tipico di chi ha vissuto fino adesso nella logica del materialismo. Dunque, questo finirà per soffocare quelle anime particolarmente perdute già adesso. Io vi abbraccio e una semplice meditazione appello, quello di questa sera. Ci avviamo verso il tempo della candelora. Chi desidera sappia, ci sono sempre le candele a vostra disposizione. Ricordate quel giorno, ma non solo quel giorno, che ogni anno è un pensiero a quei giorni che il Signore ci ricorda. Quell'oscurità che apparirà poi definitivamente per un certo tempo di ore, già la stiamo vivendo di fatto, quindi spero che quando ci siano i momenti di preghiera nelle vostre famiglie, accendiate questa candela e davanti a questa candela che ricorda la luce di Cristo, quindi la vittoria sopra le tenebre, la sconfitta del buio, però voi sapete che il buio è assenza di luce. Quindi quando questo buio penetra fino alla radice, Gesù dice fino alle ossa della nostra società, vuol dire che non abbiamo molto scampo e la luce di Cristo può penetrare solamente se noi accendiamo questo stoppino spirituale. E un po' la candela ci ricorda questo atto che non è difficilissimo, però occorre una certa volontà, un certo modo di cambiamento. Che Dio vi benedica, noi vi attendiamo sempre in questo momento di preghiera e preghiamo in questi giorni fortemente, sono ore di grande apprensione in cui speriamo lo scenario si muti e ci dia di respirare per qualche tempo. Qualcuno dice forse è meglio che tutto venga perché così non possiamo vivere, sì, ma perché non immaginiamo che cosa sia la disfatta totale di quando ci sono nazioni così potenti in questioni, con armi così distruttive che potrebbero veramente soffocare il mondo in pochissimo tempo. Allora, cari amici, insieme alle anime purganti che hanno fatto già prima di noi questo tragitto umano, ci stringiamo al paradiso e a quelle che sono le sofferenze loro nel purgatorio, perché ci diano loro la luce di non fare gli stessi errori, di accettare il cambiamento epocale che il Signore ci sta proponendo adesso, altrimenti attendere il trionfo del cuore di nostra madre con sentimenti di disfatto assolutamente, oltre a non farci del bene, risultano inutili. Noi dobbiamo aiutare la Madonna a far fiorire il suo giglio, puntarlo sul cuore perverso del mondo. Occorre tempo, occorre pazienza, bisogna avere molto amore e fare tanta fatica, indubbiamente, ma il Signore anche attraverso la sofferenza che permette nelle nostre case, un po' per volta, ci sta indicando la strada, oltre che scuotendo certe coscienze troppo addormentate. È momento di svegliarci, cari fratelli, e di entrare nel cuore di Cristo con questo senso di responsabilità, dove voglio andare, cosa voglio essere. E anche ai più stanchi, il Signore tende la mano e dice: Vieni a riposarti. Vedrai che se cambierai vita con me, stando nel mio cuore, troverai un senso più profondo anche a quella tua vita che oggi appare troppo morta, troppo spenta.
io ti posso dare quel senso di realizzazione. In fondo, cari amici, perché cosa noi viviamo? Ognuno di noi deve conoscere e deve affrontare la sua propria realizzazione di missione personale. E per quanto questa possa apparirci lontana, alcuni pensano che non esista per tutti, che ci siano solo missioni speciali per alcuni, e non è così perché ogni vita, essendo un gratuito dono dell'amore di Dio, esiste perché Lui lo vuole e in quanto a sua volontà esistiamo per compiere e realizzare una progettualità. Anche soltanto per accendere la nostra candela, cioè la nostra vita, illuminare il piccolo mondo che abbiamo vicino. Alcune storie raccontano della durezza, di non essere capaci di sopportare la privazione e la sofferenza e per questo si preferisce la morte. Cacciamo la morte fuori dalle nostre case e accettiamo quello che viene di buon grado. Può essere non l'ultima parola, non tutte le situazioni finiscono malissimo. Quindi deve essere, deve esserci questa speranza che ci avvolge e ci conduce per mano la speranza della logica di Gesù Cristo, quella che dice dopo la morte c'è l'ultima parola che è la resurrezione e nell'esplicazione umana risurrezione vuol dire volgersi altrove in un altro senso di esistenza. Vi abbraccio carissimi amici con tutto il cuore. Che Dio vi benedica e grazie ancora di sostenerci in questo momento di grande difficoltà. Sia lodato Gesù Cristo.